Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Francesca, come potete vedere sono un assistente di volo, sono base Miami e voglio dare qualche consiglio alle mamme e papà che devono volare con i bambini piccoli, quindi chiamiamoli infant, quelli da 0 a 2 anni, specialmente sulle compagnie americane. Voglio parlarvi della primissima differenza, ovvero, vedete questa è un extension seatbelt e in Europa ci sono quelle che hanno una specie di diciamo loop, quindi un altro aggancio dove voi potete inserire la vostra cintura di sicurezza, quella dell'aereo, e poi allacciare il bambino così. Ecco, questa qui non viene data negli Stati Uniti, quindi voi direte io cosa faccio? La cosa assolutamente da non fare, perché vedo tanti genitori farlo, è agganciare semplicemente la vostra cintura di sicurezza intorno al bambino. Questa è una cosa molto pericolosa, perché in caso di impatto, ma anche in caso ci fosse semplicemente magari un atterraggio un po' brusco, quindi niente di emergenza, quindi non spaventatevi se avete paura di volare, però il vostro peso andrebbe a praticamente a schiacciare il vostro bambino, quindi assolutamente non fatelo. Sulle compagnie americane dovete semplicemente tenere in braccio il bambino, quindi vi chiudete la vostra cintura di sicurezza e poi terrete in braccio il bambino. Ovviamente da mamma vi dico che è una cosa molto pericolosa in caso sia di emergenza ma anche in caso di turbolenza, perché se il volo è breve potete anche stare per un'ora così, tenere il bambino senza mai lasciarlo. Se invece il volo è lungo, magari un volo intercontinentale, io sono sicura che nessuno di voi starà con le braccia intorno al bambino per 12 ore di volo. Quindi la FAA dice che il posto più sicuro per un bambino a bordo da 0 a 2 anni o comunque anche più grandi è comunque nel car seat, quindi nel seggiolino auto. Questi seggiolini auto americani sono praticamente quasi tutti omologati anche per l'aereo, però insomma dovete leggere che ci sia scritto for aircraft use. Questo è il sito ufficiale della FAA che vi consiglio di andare a guardare e vi metterò il link qua sotto, dove spiega appunto quello che vi ho appena detto, ovvero che il modo più sicuro per volare con i bambini è dentro al seggiolino. Su questo sito trovate anche un video che vi spiega come installarlo se avete qualche dubbio, e altra cosa che potete utilizzare se non avete il seggiolino è la CARES harness, ovvero una specie di imbragatura che voi attaccate al sedile. A mio avviso comunque è molto più facile installare un seggiolino auto ed è anche molto più comodo rispetto a questa imbragatura, però insomma potete valutare se preferite comprare questa, che è sicuramente meno ingombrante. E però mi rendo conto che questo vuole anche dire dover pagare un biglietto a sedere per un bambino infant che potreste tenere in braccio. Vi dico che le emergenze non succedono, quindi per chi ha paura di volare state tranquilli che statisticamente parlando non dovrebbe mai succedere niente, però è importante, se tenete i bambini in braccio, tenerli veramente stretti a voi, perché ci fosse turbolenze, voi magari state dormendo, il bambino sta dormendo, quello invece potrebbe essere molto pericoloso, perché il bambino ovviamente, essendo anche molto più leggero di un adulto, potrebbe andare a sbattere qua sopra. Quindi assolutamente non è una cosa da fare, perché potrebbe farsi anche molto male, nonostante appunto non ci sia nessun tipo di emergenza in atto. Se decidete di pagare il biglietto per anche l'infant, il seggiolino lo dovete mettere al finestrino. Se viaggiate con due infant da soli potete metterlo sia al posto centrale che al finestrino, però l'adulto deve comunque stare al corridoio, perché dovete sempre avere accesso al corridoio in caso sempre di emergenza. Se viaggiate con bambini più grandi, oppure se avete preso il posto a bordo per il bambino ma non vi portate sull'aereo il car seat, comunque i bambini, anche neonati, l'importante è che siano seduti da soli, quindi magari anche un bambino di 5-6 mesi potrebbe stare seduto senza problemi, possono comunque stare seduti nel loro posto con la cintura di sicurezza dell'aereo. E questa è una cosa molto più sicura che voi appunto tenere in braccio. A volte può capitare, se l'aereo non è pieno e avete un bambino appunto di 6-7 mesi o comunque minore di 2 anni che appunto non è tenuto a tenere la cintura di sicurezza allacciata,
vi assicuro che la cosa migliore che possiate fare è tenervi seduti con la cintura di sicurezza dell'aereo. Se invece li tenete in braccio, il mio consiglio è far tenere appunto almeno decolla atterraggio il bambino in braccio alla persona più forte. Spero che questo mio video vi possa essere utile se dovete volare qua negli Stati Uniti e ci vediamo al prossimo volo.